sai che su Unity ogni GameObject è formato da tanti componenti. Un cubo, ad esempio, è formato da Transform, Mesh Render e Collider, ma volendo possiamo aggiungere altri componenti, come ad esempio il Rigid Body. Ma quando scriviamo codice, come facciamo a prendere uno di questi componenti e utilizzarlo? Qui entrano in gioco i riferimenti ai componenti e su Unity si possono fare in due modi. Il primo è tramite il comando getComponent all'interno del nostro codice. Il secondo è tramite Inspector. In questo video li vediamo entrambi, partendo dal getComponent, che serve a dire a Unity: prendi questo componente all'interno di questo GameObject perché mi serve nel mio codice. Ma facciamo un esempio. Se su un GameObject abbiamo un rigid body, noi dal codice possiamo recuperarlo scrivendo getComponent, parentesi angolari, rigid body. In pratica stiamo dicendo: Unity, dammi il componente rigid body collegato a questo GameObject. Però così lo abbiamo solo recuperato. Per salvarlo dal vero dobbiamo salvarlo dentro una variabile. Quindi creiamo una variabile privata di tipo rigid body e chiamiamola RB. Questa variabile ci servirà per conservare il riferimento al rigid body. Dentro start scriviamo rb uguale getComponent, parentesi angolari, rigid body, parentesi tonde, punto e virgola. Così, appena parte il gioco, Unity cerca il rigid body su questo GameObject e lo salva dentro la variabile rb. Per controllare se funziona, possiamo farci mandare un messaggio dalla console con un debug log, facendoci stampare semplicemente il valore della variabile. Questo script da solo non fa ancora nulla di visibile nella scena, ma ora ha accesso al rigid body del GameObject. E quando abbiamo accesso a un componente possiamo leggere o modificare le sue proprietà. Andiamo su Unity, creiamo un cubo nella scena, nella hierarchy tasto destro 3D cubo, poi aggiungiamo un rigid body dal pulsante Add Component. A questo punto aggiungiamo anche il nostro script al cubo. Quindi il GameObject avrà almeno tre cose importanti: la Transform che gestisce la posizione, rotazione e scala, il Rigid Body che gestisce la fisica e il nostro script che userà getComponent per recuperare il Rigid Body. Per controllare se tutto funziona premiamo Play. Nella console deve apparire il riferimento al Rigid Body col nome del GameObject. Questo significa che getComponent lo ha trovato correttamente. Attenzione però, getComponent cerca il componente sullo stesso GameObject dove si trova lo script. Quindi se lo script è sul cubo e il rigid body è sul cubo, funziona. Ma se lo script è su un GameObject senza il rigid body, getComponent non lo trova. Questa cosa è fondamentale perché molti errori all'inizio nascono proprio da qui. Creiamo un secondo cubo con lo script ma senza il rigid body. Andando in play uscirà scritto null, cioè non ho trovato niente. Per questo se proviamo a usare quella variabile potremo ottenere un errore molto comune, una null reference, che in parole semplici significa sto provando a usare qualcosa che non esiste o che non è stato trovato. Quindi possiamo anche fare un controllo di sicurezza, utilizzando una if else. Spiego molto meglio le if else nei miei video su C# che vi invito a seguire. Ma in poche parole, raggruppano due blocchi di codice ma ne fanno eseguire solo uno, quello vero. Se il rigid body è null, vuol dire che il rigid body non è stato trovato, quindi viene eseguito il blocco della if. Se invece il rigid body esiste, viene eseguito il blocco della else. Il blocco di codice nel nostro caso ci avverte in console se il rigid body è stato trovato oppure no. Ora facciamo un esempio pratico con il rigid body applicando una forza. Prima di tutto recuperiamo il rigid body, nel nostro caso è salvato nella variabile RB. Poi cosa facciamo con questo? Applichiamo una forza. Scriviamo banalmente .addForce. Apriamo le parentesi tonde per scrivere i criteri della forza. Prima di tutto dobbiamo scegliere una direzione. Essendo un mondo 3D abbiamo tre assi cartesiani. Scriviamo quindi vector3. E decidiamo su quale asse spingere. Come vedete Visual Studio suggerisce vari elementi. Passando sopra col mouse potete notare la direzione di spinta in base a dove c'è il valore di 1. Per ora però concentriamoci su forward, che indica l'asse Z. Attenzione, vector3 è un riferimento alle coordinate globali e non del GameObject. Ora moltiplichiamo la direzione alla forza. Mettiamo un banale 5. Più aumenta il numero, più forza viene applicata. Infine dichiariamo in che modo deve essere la forza, la facciamo di tipo impulso, quindi forceMode.impulse.
Ricapitolando, abbiamo usato la variabile che contiene il rigid body per scrivere una funzione. In questo caso abbiamo usato addForce per effettuare una spinta lungo l'asse z globale. Andiamo su Unity per testare il tutto. Possiamo osservare come, mentre il GameObject con rigid body a video rosso viene spinto in avanti, il GameObject senza rigid body a video blu rimane fermo. Inoltre in console c'è un errore. L'errore comunica un missing component dicendo: non c'è rigid body attaccato al cubo numero 2, ma lo script ha provato l'accesso a esso. Tu probabilmente devi aggiungere il rigid body al GameObject cubo numero 2, oppure il tuo script ha bisogno di un check if. Rimaniamo su questo check if, perché noi effettivamente l'abbiamo fatto un check if. Spostiamo semplicemente la funzione addForce nel blocco di codice della else, il blocco di codice che viene eseguito se c'è rigid body. Ora tornando in play, tutto viene eseguito senza problemi, perché anche se il secondo cubo non ha il rigid body, nessuna funzione vuole accedere a esso. E questa è la logica generale del getComponent. Basta cambiare il tipo nelle parentesi angolari per prendere componenti diversi. Possiamo prendere il collider o persino il renderer. Questa versione è molto pulita, perché Unity cerca il componente una sola volta e poi noi usiamo direttamente la variabile RB. Ma esiste anche un altro modo. Possiamo creare una variabile pubblica e assegnare il riferimento direttamente dall'inspector. Ottimo se vogliamo inserire lo script su un GameObject e muoverne un altro. Modifichiamo la variabile RB. Invece di privata, deve essere pubblica. Inoltre dobbiamo cancellare la dichiarazione getComponent perché il componente verrà dato tramite inspector. Ora, andando su Unity, possiamo notare che nello script è comparsa una variabile chiamata RB, ovvero la nostra variabile di tipo rigid body. Nello slot possiamo trascinare un GameObject che contiene un rigid body. Unity quindi darà alla variabile il componente rigid body presente sull'oggetto nello slot. Per il prossimo test creiamo un terzo GameObject e diamogli il rigid body. Al primo GameObject diamo il suo stesso componente, quindi un drag and drop dalla hierarchy alla sua stessa variabile. In questo caso la variabile rigid body prende il componente dello stesso GameObject. Al secondo GameObject diamo alla variabile rigid body il terzo GameObject. Quindi lo script su questo GameObject influenzerà il comportamento di un altro GameObject senza script. Andiamo in play e testiamo il tutto. I due GameObject si muovono. Se il terzo GameObject non si muove è perché non gli avete dato il rigid body. Piccola parentesi finale sul getComponent. GetComponent cerca il componente sullo stesso GameObject. Ma a volte il componente che ci serve non si trova sullo stesso oggetto, magari si trova su un oggetto figlio oppure su un oggetto padre. In questi casi dobbiamo usare altri due modi molto utili: getComponentInChildren e getComponentInParent. getComponentInChildren cerca il componente nei figli del GameObject. Questo può essere utile se lo script è sull'oggetto principale, ma il componente si trova dentro un oggetto figlio. Un esempio classico è un personaggio fornito da più parti. Il GameObject principale contiene lo script, mentre il modello grafico si trova sul figlio. GetComponentInParent invece fa l'opposto, cerca il componente nel GameObject padre. Questo può essere utile se lo script si trova su un GameObject figlio, ma il componente si trova sul GameObject principale. In questo video abbiamo appena visto i riferimenti ai componenti, perché sono importanti e come usarli per recuperare componenti dai GameObject. Abbiamo fatto un esempio con il rigid body, ma il concetto vale per tutti gli altri componenti di Unity. Vi ricordo che su questo canale ci sono altre playlist inerenti a Unity, la playlist sul coding, la playlist per la grafica, la playlist di trucchi one shot e tanti altri tipi di video. Iscrivetevi per non perdervi nessuna lezione.